Un giocatore di golf riesce a colpire una pallina scagliandola con velocità iniziale obliqua a 340 metri di distanza. Calcola a quale distanza scaglierebbe la pallina sulla Luna in condizioni di lancio identiche. L'accelerazione di gravità sulla Luna è GL uguale 1,6 metri fratto secondo quadrato. Andiamo a disegnare la situazione che ci descrive il problema, quindi abbiamo un giocatore di golf che ha lanciato una pallina e questa pallina effettuerà una traiettoria fino ad arrivare in questa posizione. Prendiamo un sistema di riferimento che coincide con il punto di partenza della pallina, x, y, e le condizioni sono che siamo sulla Terra, quindi abbiamo una forza di gravità gt, e che la pallina arrivi a una distanza in questo punto di 340 metri. Potremmo dire che le coordinate sono 340 a 0 rispetto al nostro sistema di riferimento cartesiano. Vogliamo sapere a quale distanza la pallina arriverebbe se invece dell'accelerazione di gravità che agisce sulla pallina agisse l'accelerazione di gravità della Luna. Allora partiamo in termini generici costruendo quelle che sono le nostre equazioni del moto uniformemente accelerato rispetto alle due componenti della velocità sia orizzontale che verticale. Quindi scriveremo x uguale x0 più vx dt più un mezzo a x di quadro e y uguale y0 più vxt più un mezzo a y di quadro. Adesso andiamo ad applicare queste formule generiche al nostro caso particolare, quello in cui il sistema di riferimento coincide con la pallina nel momento in cui viene lanciata, quindi le posizioni rispetto al sistema di riferimento sono uguali a 0, la velocità rispetto all'asse delle x è data dalla velocità impressa dal giocatore, mentre la componente dell'accelerazione lungo l'asse delle x non c'è perché il moto è un moto orizzontale su cui l'accelerazione di gravità non interviene, avendo l'accelerazione di gravità solo la componente verticale. Mentre quindi lungo l'asse delle y avremo una componente Vy, una componente della velocità diretta verticalmente, quindi concorde con il nostro sistema di riferimento, e la componente dell'accelerazione di gravità che agisce contraria alla nostra velocità iniziale di partenza. Quindi potremo scrivere x uguale vx dt e y uguale vy dt meno l'accelerazione della Terra meno un mezzo l'accelerazione della Terra t alla seconda. Quindi sulla pallina ci sarà una componente orizzontale della velocità, una componente verticale della velocità e gt, l'accelerazione di gravità per un tempo t
che andrà a ridurre la velocità della verticale della pallina fino a poi cambiarne di verso e farla cadere sulla terra. Andiamo a risolvere questa equazione rispetto al tempo e quindi t uguale x diviso vx, quindi y uguale vy fratto vx per x meno g fratto 2vx alla seconda x alla seconda. Bene, questa qui è l'equazione della traiettoria. Essendo l'equazione della traiettoria, senz'altro il punto di partenza e il punto di arrivo appartengono a questa traiettoria. L'equazione della traiettoria è la stessa equazione che si può utilizzare sia che la pallina venga lanciata sulla Terra, sia che la pallina venga lanciata sulla Luna. L'equazione che otterremo per descrivere questo moto sarebbe la stessa. Riscriviamo l'equazione della traiettoria e andiamo ad eliminare i termini a denominatore dei coefficienti della x, facendo il minimo comune multiplo. Quindi possiamo scrivere gx alla seconda meno 2vx vy x più 2vx alla seconda y uguale a 0. Ora, di nuovo, questa equazione è un'equazione che equivale sia se siamo sulla Terra che se siamo sulla Luna. Quindi potremo mettere insieme le due situazioni, quella di considerare un punto generico appartenente a questa equazione quando la pallina arriva a terra, quindi la distanza percorsa con un'accelerazione di gravità della Terra, e considerare un'altra equazione simile a quella con la distanza percorsa sulla Luna quando la pallina dopo il lancio ritorna sul suolo della Luna con l'applicazione dell'accelerazione di gravità della Luna. Quindi questa equazione la potremo andare a scrivere come g di t al posto della x è la distanza percorsa sulla Terra, meno 2 vx vy per la distanza percorsa sulla Terra, più 2vx quadro y, ma abbiamo che l'ordinata è uguale a 0, quindi questo termine qui sparisce, uguale a 0. Stessa cosa otterremo se scriviamo la stessa equazione utilizzando invece le condizioni della Luna, quindi l'accelerazione di gravità della Luna, questa è al quadrato per la distanza percorsa dalla Luna sulla Luna dalla pallina, meno 2 vx vy, la distanza percorsa sulla Luna, uguale a 0. Risolviamo adesso entrambe le equazioni per la velocità, quindi sarebbe come dire che 2 vx vy è uguale, linea di frazione, g di t alla seconda diviso dt, e qui 2 vx vy è uguale all'accelerazione di gravità della Luna per la distanza percorsa sulla Luna alla seconda diviso la distanza percorsa dalla Luna sulla Luna dalla pallina. Semplifichiamo il quadrato con il termine a denominatore uguale gt
dt uguale GL di L. Abbiamo quindi due equazioni in cui la parte iniziale, dovuta dalla componente della velocità impressa alla pallina, mi dà come risultato un valore legato all'accelerazione di gravità e alla distanza percorsa. Stessa considerazione per la velocità di lancio iniziale della pallina sulla Luna. Ma abbiamo detto che le due velocità impresse alla pallina, sia che sia sulla Terra sia che sia sulla Luna, sono uguali, quindi stesse condizioni di lancio identiche. Quindi è come dire che queste due quantità sono uguali. Se sono uguali le due quantità di queste equazioni, vuol dire che anche i termini a destra di queste equazioni sono uguali. Quindi vuol dire che anche gt dt è uguale a gl dl se le condizioni iniziali del lancio sono identiche. A questo punto possiamo andare a risolvere, volendo calcolare la distanza percorsa dalla pallina sulla Luna, isolando il termine che si riferisce alla distanza della pallina sulla Luna, e andiamo a risolvere la nostra equazione sostituendo adesso i valori. Noi sappiamo che l'accelerazione di gravità sulla Terra è 9,8 metro fratto secondo quadrato, la distanza percorsa ce la dà il problema che sono 340 metri, diviso l'accelerazione di gravità sulla Luna che sono 1,6 metro fratto secondo quadrato, semplificando viene uguale a 2,1 per 10 alla 3 metri. Quindi partendo da una relazione generale che vale per tutte le condizioni di lancio identiche sulla Terra e sulla Luna, abbiamo ottenuto quello che è il nostro risultato finale.